A chiudere la stagione delle spedizioni militari fu l'impresa che i pisani, al fianco di altri toscani, provenzali e catalani, condussero nel 1113-1115 contro i saraceni delle Baleari, sotto la guida del vescovo di Pisa Pietro. La città aveva trepidato 2 anni prima di accogliere trionfalmente i vincitori, reduci dal lungo assedio di Maiorca. E ancora una volta volle fissare sulla pietra la memoria del successo, con i versi di un'iscrizione ora murata sulla facciata della chiesa dei Galletti, ma in origine posta sulla Porta Aurea, allora principale accesso urbano, verso il quale, da Santa Cristina, superato un ponte, confluiva la viabilità maggiore del territorio meridionale e convergeva il traffico fluviale. A quel tempo la pianta di Pisa differiva molto dall'attuale. Di dimensioni assai ridotte, Pisa non era ancora la città sul fiume che conosciamo oggi, con le 2 sponde unite dal grande anello dei Lungarni, bensì città tra 2 fiumi, con l'Auser, poi scomparso, che la chiudeva a nord, e l'Arno a sud, insieme con un muro di difesa. Qui si apriva appunto la Porta Aurea, affacciata sull'Arno, fiume che nell'impresa delle Baleari svolse un ruolo di primo piano durante i preparativi per la partenza e poi al ritorno. Un poema in esame tridattilici, il Liber Maiorichinus, composto da un canonico della cattedrale pesana di nome Enrico, che all'impresa partecipò, ha trasmesso il racconto veritiero dei fatti e dei personaggi protagonisti. Così l'autore descrisse il fermento per allestire la grande flotta salpata nel 1113, il 6 agosto, festa di San Sisto e giorno propizio, come abbiamo visto, per le vittorie pisane. Le rive del fiume si trasformarono in un immenso cantiere. Allora finalmente Pisa risuonò di così grande frastuono di asce che tu non potresti udire nemmeno i grandi tuoni. Tutto quel che di alberi, di bosco e bella Corsica o di pece allora viene portato via per gli innumerevoli usi navali. Le selve di luni sono privati della loro parte migliore e Corvaia rimane spoglia a causa del taglio degli alberi. Le antenne che sostengono le vele e il supporto ligneo dello scafo che deve reggerle li fornì l'Alto Mugello. Ogni bosco viene tagliato e quanto è abbattuto discende verso i corsi d'acqua. Si costruivano imbarcazioni di vario tipo. Gatti, dromoni, garabi e veloci galee, barche, corvi, scialuppe e le grosse sagene, idonee ai diversi usi necessari. Qui vengono imbarcati i cavalli, alcune sono atte a caricare le tovaglie, altre enormi possono trasportare le truppe. Le più piccole sono adatte per i servizi e possono essere usate per questo. Esse non hanno difficoltà a raggiungere le rive vicine e portano i rifornimenti d'acqua e traghettano gli uomini. Tra queste navi da guerra, le galee, pronte a volare sulle onde del mare sospinte dal vigore di giovani rematori. Le cinghie di cuoio degli scalmi delle galee sono fatte per i muscoli dei giovani. 100 remi spingono ognuna di queste, 100 remi che in doppio ordine si librano sulla distesa del mare e fendendo i flutti fuggono e si inseguono come veloci capriole e uccelli per superare con corso veloce i volatili attraverso l'ondoso mare. E si allestivano anche mezzi da assedio, una specialità che dava fama ai pisani in tutto il Mediterraneo. Torri, ponti e scale, con cui le schiere possano assalire le alte muraglie difensive, macchine da assedio, atte a scagliare entro le mura grossi massi che scuotono e distruggono le case, la balista minacciosa, l'ariete e la testuggine. Accanto ai carpentieri lavoravano i fabbri per forgiare armi e armature e gli artigiani per decorare. Nemmeno i fabbri sono inerti, tutto il ferro è consumato. Ne mancano di altri mestieri. I colori dipingono le armi, gli elmi risplendono, brillano gli scudi e le selle, e risplende l'oro distesovi sopra insieme con le gemme. Sulle acque dell'Arno la flotta, una volta allestita, si mise in movimento, diretta verso la foce del fiume e verso il mare aperto.
salutata da chi restava in patria. Ormai stava sorgendo il giorno della solennità di San Sisto, in cui i pisani ogni anno con lodi votive commemorano i trionfi riportati in guerra sulle genti africane. Quando sulle acque dell'Arno si mise in movimento una numerosa flotta e le imbarcazioni convennero tutte all'angusta foce del fiume limaccioso. Intanto, mentre le navi s'allontanano, le madri innalzano pianti sulla riva. Un padre si immerge fino al petto nelle acque trasparenti come vetro e con amorevoli parole benedice il figlio. Sulla riva, chi invoca l'aiuto divino per il padre e chi per i fratelli e i mariti, innalza alti lamenti. Da quella partenza trascorsero 2 lunghi anni di trepidazione ed attesa, fino a quando, risalendo l'Arno, la flotta tornò in patria dopo la fausta conclusione dell'impresa, sbarcando gli eroi delle Baleari in prossimità della Porta Aurea, trasformata in arco di trionfo per i vincitori. E Pisa volle cantarli, con i versi incisi nell'epigrafe, che sembrano rivolgersi ad un ipotetico passante per tessere l'elogio esteso a tutta la città. Una città speciale, per le imprese dei militari combattute in difesa degli oppressi, degna di essere considerata onore dell'impero per il suo impegno nell'imporre il rispetto delle regole della convivenza tra i popoli. Questa porta è chiamata Aurea perché ne è riservato l'accesso ai cittadini che si sono distinti. Così vuole l'onore dovuto alle nobili imprese. Sappiate che questa città è l'ornamento dell'impero perché è suo costume colpire le crudeli cervici dei malvagi. La rabbiosa aggressività della maggiore delle Baleari, Maiorca, era divenuta insopportabile. Per questo esse di Ibiza, pure vinta, sperimentarono quale fosse la sua potenza. Erano trascorsi 1115 anni, da quando la Vergine Maria concepì Dio, allorché il vittorioso popolo di Pisa le vinse ambedue, e di questo fa fede la duplice strage. La composizione si chiude con la citazione di un monito della Bibbia, perciò di ispirazione divina. Ponete al di sopra di tutto la giustizia, voi cui è dato il potere di giudicare i popoli.